Ciao e benvenuto o benvenuta in questa lezione di Excel online in cui andremo a vedere come condividere il file con un utente interno. Interno a cosa? Interno all'account Office 365, quindi come hai visto all'inizio si possono creare i membri, gli ospiti, i gruppi e quindi ora noi andremo a condividere il file con uno di questi soggetti che quindi fanno parte dell'account Office 365. Nella prossima lezione invece andremo a condividerlo con un utente esterno all'organizzazione, quindi spediremo l'invito ad una mail di Google e quindi lo condivideremo con un utente esterno. Quindi adesso ci concentriamo sulla condivisione con un utente interno. Quindi andremo a cliccare su condividi, a scegliere l'utente o anche il gruppo. Ora noi sceglieremo un gruppo, quindi lo andremo a condividere con più persone, diciamo con un colpo solo, che poi potranno ritrovare il file, ciascuna persona o soltanto una persona, se venisse condiviso soltanto con una persona, cliccando sul file Home, condivisi con me e troveremo il file che le altre persone hanno condiviso con noi. Quindi andiamo nel foglio Excel e vediamo come si fa questa operazione. Quindi andiamo qui nel OneDrive for Business perché abbiamo detto che lo condividiamo con un utente interno, quindi siamo all'interno di Office 365 e questa operazione va fatta dal OneDrive for Business. Ovviamente la potrei fare anche da qui, cioè sempre dal OneDrive for Business o anche da qui, ma aprendo il file da desktop, che è assolutamente la stessa cosa. Però facciamolo proprio dall'ambiente web per eccellenza del OneDrive for Business. Quindi mi sono loggato all'account Office 365 e ho aperto OneDrive for Business. Quindi vado ad aprire un file di Excel nei miei file, quindi ora sono nei miei file, quindi non sono nei file di nessun gruppo, e vado a condividere questo file con altre persone. Quindi innanzitutto lo apro e dopo aver aperto il file, quindi qui posso vedere subito dove mi trovo, quindi cliccando qui vedo che sono a Riccardo Domini CT nei documenti, quindi sono nel mio OneDrive for Business, da qui posso vedere la cronologia delle versioni, come vedremo in una lezione a venire in modo un po' più approfondito di come abbiamo fatto precedentemente, e quindi adesso andiamo a fare la condivisione. Quindi clicchiamo su condividi e cliccando poi ancora su condividi andremo a condividere il file e sceglieremo con chi condividerlo. Perché dico questo? Perché potremo anche cliccare su copia collegamento e dopo aver cliccato su copia collegamento, ora si apre, ecco il collegamento e ci dice Office 365 che chiunque abbia il collegamento può modificare. Quindi io ho già il collegamento copiato negli appunti, lo potrei inviare per email a chi voglio e chiunque abbia quel collegamento lo può modificare. Quindi quella persona poi a sua volta lo potrebbe girare anche ad altre persone. Ma non è questo che vogliamo fare. Comunque anche questo si può fare. Un'altra cosa interessante che si può fare è modifica condivisa in Teams, cioè io da qui vado a condividere direttamente il file in una videoconferenza di Teams che da qui posso attivare, posso andare a invitare le persone alla videoconferenza e anche in questo caso potremmo andare alla modifica sincronizzata e in diretta del file. Ma adesso, diciamo, queste sono cose che ti ho fatto vedere che è possibile fare, ma dobbiamo fare un'altra cosa, quindi la condivisione classica. Quindi condividi, clicchiamo su condividi, ci si apre la finestra e la prima cosa che possiamo fare è andare a vedere che si può condividere anche in Outlook. Questa è un'altra possibilità ancora, ci si apre Outlook e viene inviato il collegamento al file. Anche in questo caso non si tratta di un allegato, ma si tratta, come vedi, di un collegamento web e poi chi riceve questo collegamento, ovviamente qui io posso inserire le persone a cui voglio inviare il file e le persone che ricevono questo collegamento potranno modificare sincronicamente con me e anche eventualmente con altre persone questo file. Quindi chiudiamo Outlook
e torniamo qui su condividi, clicchiamo ancora su condividi e clicchiamo su questa rotellina dell'ingranaggio per andare a impostare la condivisione. Cioè il file può essere condiviso in tanti modi. Ecco, di default Office 365 ci mette condividi con tutti, cioè condividi con chiunque abbia questo collegamento, quindi non richiede l'accesso o permessi particolari. Chiunque abbia questo collegamento può modificare il file. Non è questo che vogliamo fare. Un'altra opzione è condividi con le persone che sono in servizi e consulenza, cioè condividi con tutti coloro che fanno parte dell'account servizi e consulenza, che quindi sono membri o ospiti a cui è stato dato il potere di modifica dei file. E quindi tutti, soltanto coloro che fanno parte dell'account e quindi non persone esterne come invece accadrebbe se io spuntassi tutti, potranno modificare il file, tutti quelli che sono registrati come membri all'interno dell'account servizi e consulenze. E persone con un accesso esistente, quindi con un accesso a questo file che già esiste, oppure, ed è questo che vogliamo fare, con persone scelte, cioè noi vogliamo scegliere le persone con cui condividere questo file. Vogliamo dire che questo file lo vogliamo condividere, quindi ci potranno lavorare sincronicamente e simultaneamente con noi quelle persone o quella persona e non altre. E questa persona o queste persone cosa possono fare su questo file? Lo possono soltanto vedere, glielo vogliamo far soltanto vedere o lo possono anche modificare? Questo dipende dal potere che gli attribuiamo in questo momento. Supponiamo che ci dobbiamo lavorare insieme e quindi diciamo che può modificare o possono modificare a seconda di quante persone, del numero di persone con cui lo andremo a condividere. Quindi abbiamo scelto di condividerlo con alcune persone, quindi condividi con persone specifiche che scegli all'interno o all'esterno di servizi e consulenze. Ora, in questo caso noi ci concentreremo su persone all'interno dell'account servizi e consulenze. Abbiamo detto che può modificare, clicchiamo su applica. In questo caso poi andremo a scegliere le persone e io lo voglio condividere con un gruppo. Lo voglio condividere con questo gruppo, così tutti i membri di Cardiology Congress potranno modificare questo file. Ecco che è comparsa l'icona del display name membri di Cardiology Congress, che io so che sono 45 persone, ecco c'è scritto anche qui, circa 45 persone che potranno intervenire su questo file e che se lo ritroveranno nei file condivisi con me, ciascuno facendo file home lo ritroverà nei file condivisi con me. Qui posso aggiungere un messaggio. Ecco il file del budget dell'evento per lavorarci insieme. Questo è il messaggio che ora loro riceveranno per posta elettronica. A questo punto posso andare a inviare questo invito a lavorare insieme a me. Collegamento condiviso con quel gruppo che abbiamo appena scelto. Quindi ora andiamo nella posta elettronica del gruppo, perché ovviamente quel gruppo è stato costituito, come hai visto nella prima sezione, in Office 365, ecco perché era importante sapere anche tutte quelle cose. È stato costituito, ha una sua mail, andiamo a vedere. Ecco, questa è la mail di Cardiology Congress, è appena arrivata la mail, 19.55, sono le 19.55, Riccardo Dominici ha condiviso cartella per video lezioni con te. Quindi questo che vuol dire? Che tutte le persone che fanno parte di questo gruppo Office 365, che sono 45, oppure avrei potuto condividere questo file anche soltanto con una persona, possono ora andare a qui, aprire il file e cominciare a lavorarci simultaneamente e sincronicamente insieme a me. Quindi dopo, quando lo condivideremo con l'utente esterno, perché è la stessa cosa, tanto è inutile essere ridondanti e fare le cose due volte, far vedere le cose due volte, vedremo la doppia finestra in cui ci si può lavorare, nel senso che vedremo la finestra in cui lavoro io e la finestra della persona, in quel caso esterna all'organizzazione, che lavorerà contemporaneamente con me sul file, come ora potrebbero fare
queste 45 persone o se lo avessi condiviso soltanto con una persona, soltanto quella persona. Quindi abbiamo visto come è semplice condividere un file con un utente interno, perché qui si tratterà semplicemente di inviare la mail, l'utente o gli utenti, come abbiamo fatto in questo caso, perché sono un gruppo, cliccheranno semplicemente e si collegheranno al file. Per l'utente esterno c'è un procedimento di autenticazione un po' più complesso al file, perché deve entrare a lavorare in un file che si trova sull'account Office 365, quindi c'è un procedimento di autenticazione più articolato, comunque sempre molto semplice, che ora andremo a vedere, che darà lo stesso risultato della condivisione con l'utente interno. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!